I dialetti non esistono dal punto di vista fonetico e linguistico. La distinzione tra lingua e dialetto è una distinzione puramente politica. Si chiama lingua quel modo di comunicare che viene protetto da un esercito e viene collegato a una nazione, di cui diventa la lingua ufficiale. Ma dal punto di vista fonetico, linguistico, non c'è nessuna differenza. E quando inizio a un nuovo corso di podcast, faccio sempre la stessa domanda alle persone che partecipano e chiedo: cosa vi aspettate da questo corso? E inevitabilmente c'è sempre qualcuno che dice: ah, voglio imparare a parlare senza accento. E io dico: ma guarda che parlare, non esiste nessuna lingua che non abbia un accento. Quello che tu dici senza accento è l'accento di un'altra regione. Visto che viviamo in Italia hanno deciso a tavolino quale sarebbe stata la lingua ufficiale che avrebbe sostituito il latino. Se la sono vista così così il toscano e il siciliano, perché in queste due regioni c'erano due scuole di letteratura molto importanti. Poi ai punti ha vinto il toscano. Quello che noi parliamo oggi non è altro che il dialetto toscano, che è stato un po' ammorbidito lungo col tempo, e poi ogni regione ha creato una sua variante, però diciamo che quello è, non esiste l'italiano puro, parliamo tutti con l'accento. Il problema è però che in Sardegna spesso ci si vergogna del proprio accento, così come ci si vergogna di parlare il sardo. E il sardo, così come tante altre lingue regionali, viene appunto definito dialetto in modo dispregiativo, perché istintivamente noi sappiamo che dialetto vale meno di lingua. Però dal punto di vista linguistico non c'è nessuna differenza. La differenza è tutta politica, e infatti non è un caso che ogni volta che c'è un gruppo che richiede l'indipendenza, questa richiesta di indipendenza è sempre anche legata al poter utilizzare la lingua. In Sardegna fino a qualche decennio fa era proibito usare la lingua sarda negli atti pubblici, e solo dopo una legge degli anni '80 che è stato concesso, e questa era una proibizione che risaliva ai Savoia e poi anche al fascismo. Il fascismo odiava che si usasse il sardo, che appunto veniva definito un dialetto immondo. Quindi ragazzi e ragazze, facciamo attenzione, riappropriamoci della nostra lingua, riappropriamoci della nostra cultura, e il primo passo per fare questo è anche riappropriarci della nostra lingua, della nostra bella parlata, della nostra bella cadenza. Riempiamo l'etere.